Ciao a tutti, in questa puntata di Fortinet commenterò quanto accaduto nella semifinale del Grande Fratello con ovviamente un'inevitabile proiezione verso la finale della prossima settimana, una finale molto anticipata rispetto alla tabella di marcia, dato che si parlava di una finale a gennaio, almeno all'inizio di questa edizione del Grande Fratello, invece poi i bassi ascolti hanno condizionato l'andamento del programma e di conseguenza è stato praticamente accorciato di circa un mese. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale se avete piacere nel seguire i miei contenuti e di lasciare un like al video, ovviamente se lo gradite, però direi di entrare subito nel merito, concentrandomi appunto su questa finale. Già sapevamo che c'erano in finale Jonas e Giulia, nonostante a loro due sia stata proposta anche la possibilità di rimettersi in gioco guadagnando altri 40.000 euro per un montepremi complessivo di 150.000 euro. Era ovvio che loro due scegliessero di tenere e di difendere il posto da finalisti, quantomeno per il fatto che comunque quella è l'unica cosa certa che hanno a disposizione, perché poi il montepremi comunque va ad una persona, quindi penso sia abbastanza inutile andare a rinunciare al posto in finale, che per carità sarebbe potuto arrivare comunque attraverso un altro televoto, però io penso che soprattutto uno come Jonas, facendosi due conti, poteva anche eventualmente andare a mettere a rischio Anita, perché non era da escludere la possibilità che poi i due finissero al televoto insieme, e visto che ci sono stati diversi televoti dall'esito multiplo, su tutti quello che ha portato Anita a diventare finalista, che ha eliminato ben due persone come Donatella e Benedetta, credo che poi ovviamente non sapeva la struttura del programma, come sarebbero venute le eliminazioni, però Jonas sapeva sicuramente che avrebbe messo a rischio Anita, eventualmente tornando in gioco lui, o comunque messo a rischio se stesso. Uno dei due poteva anche finire al televoto, potevano anche finire al televoto insieme e di conseguenza uno dei due sarebbe potuto anche uscire, perché sappiamo che sarebbe potuto succedere di tutto, quindi credo che la loro scelta sia stata legittima. Poi ovviamente da lì gli autori, la conduttrice, gli opinionisti criticano, perché è facile criticare dalla poltrona seduti comodi anche per coloro che già sono stati nel programma, perché Floriano ha fatto un esempio che secondo me non è per niente calzante, paragonare la suite e l'immunità ad una finale proprio quando comunque manca soltanto una settimana. Quando eravamo alla semifinale non è che manca un mese e dici vabbè, ho un mese di tempo per rifarmi, per riconquistare quel posto. Una settimana vuol dire che si giocava tutto ieri sera, quindi per me la scelta è stata giustissima. Terza finalista, come accennavo, è stata Anita Mazzotta, Anita che secondo me ha ottenuto il pass che era abbastanza prevedibile, soprattutto in quel tipo di televoto, quindi Donatella e Benedetta hanno spacciato, soprattutto Benedetta che, visti i televoti precedenti, poteva rischiare di uscire anche in qualche puntata prima, quindi secondo me arrivare in semifinale è già stato un ottimo risultato per lei. Donatella invece in altri televoti con qualche altro avversario probabilmente avrebbe anche potuto giocarsi la finale. Per quanto riguarda per esempio Grazia invece, che è andata a giocarsi la finale contro Russia, Grazia non la vedevo come finalista visti i televoti che ha affrontato. Poi a me Grazia piace tantissimo e piace dall'inizio, poi che sia esagerata, che sia caricaturale anche un po' come personaggio, è vero, e probabilmente è vero anche che sa giocare, visto che comunque segue il programma da anni, l'ha messo lei stessa, però a me è piaciuta come personaggio e anche come persona per quello che ha mostrato onestamente. Però è andata un po' a sparare sulla Croce Rossa scegliendo Rascia, non scegliendo Domenico, perché poi lì all'interno della casa è difficile capire quali effettivamente siano i più forti e quali siano i più deboli. È chiaro che Homer fosse tra i più forti, Domenico forse viene visto all'interno della casa come personaggio forte, quando invece comunque visto dall'esterno a livello di televoto non è così forte. Da casa l'abbiamo valutato anche ieri sera, perché comunque la differenza con Francesca non era così grande e avrebbe anche rischiato lui, tant'è che alcuni sondaggi davano proprio fuori Domenico e non Francesca, quindi secondo me lì l'hanno un po' sopravvalutato. Rascia, vista la serata che aveva avuto, era probabile che comunque rischiasse parecchio, dato che ne è uscita malissimo dal confronto con Homer. Homer è uscito molto bene, ancora non è in finale, ma ci arriverà. Grazie invece chiaramente si è giocato il tutto per tutto. Onestamente non ero così sicuro dell'esito del televoto, probabilmente i fandom, ovvero i Gionita, di Jonas e di Anita hanno inciso parecchio sulla decisione e sulla vicenda. Questo almeno è il mio pensiero, questo è quello che immagino, perché credo che abbiano abbastanza orientato il televoto a favore di Grazia per far fuori Rasha, che comunque era diventata una nemica palese di Anita. A me non è piaciuto l'atteggiamento di Anita nei confronti di Rasha, perché soprattutto lei ha sparato sulla Croce Rossa in un momento di difficoltà di Rasha, quando precedentemente comunque non si era mai espressa così tanto né durante la settimana né in altri momenti. Invece Anita parla soltanto in puntata e attacca soltanto in puntata, almeno da quello che ho visto io. Quindi non mi è piaciuto tanto quel momento. Fatto sta che i quattro finalisti ufficiali sono Giulia, Jonas, Anita e Grazia, un po' a sorpresa come ho già detto, però sappiamo tutti che ci sono sempre delle vicende che poi portano a
rendere finalista qualcuno che apparentemente, visti i televoti precedenti, magari non ci si poteva aspettare più di tanto. Ci aspettiamo Homer, e Homer comunque sarà il quinto finalista, battendo sicuramente Domenico al televoto, che in qualche modo di Riffo di Raffa è riuscito ad arrivare fino alla fine. È riuscito ad arrivare fino alla finale. Non sarà un finalista, ma comunque si farà tutto il percorso al completo. E secondo me anche meritatamente in un certo senso, perché è stato grande protagonista con la sua storia con Valentina, con Benedetta Di Mezzo. Quindi lui è stato un grande protagonista nel bene e nel male, come dice lui. Credo che alla fine abbia meritato di arrivare fino alla fine, però non andrà oltre, non sarà il quinto finalista, arriverà sesto. Homer invece sarà il quinto finalista, e a questo punto io la domanda che mi faccio, che faccio a voi è: chi vincerà questa edizione sottotono, diciamolo, del Grande Fratello tra Giulia, Jonas, Anita, Grazia e probabilmente Homer come quinto finalista? Allora, io vedo nettamente favoriti Jonas e Anita, che credo che abbiano il fandom più potente di tutti, più forte di tutti, e l'hanno dimostrato chiaramente nei televoti precedenti, su tutti quello in cui c'erano sia Jonas sia Homer, quando si stavano giocando il posto di primo finalista, e Jonas comunque l'ha vinto abbastanza nettamente quel televoto. Quindi io credo che a questo punto la coppia Gionita si giocherà la vittoria del programma. Bisognerà capire quando si incroceranno al televoto, in che meccanismo ovviamente, perché potrebbero anche incrociarsi prima del tempo e quindi non arrivare primi e secondi e giocarsi la vittoria uno contro l'altro. Però in uno scontro diretto non so ovviamente chi potrebbe prevalere. Forse leggermente potrebbe essere preferita Anita, però io non lo darei tanto per scontato, perché credo che Jonas anche sia molto molto forte anche singolarmente, anche senza la coppia. Lo è anche Anita, però non sottovaluterei Jonas, dato che in molti danno per favorita Anita, anche secondo le quote, i bookmakers e quant'altro. Però io invece credo che Jonas se la possa giocare tranquillamente. Non escluderei Homer dalla lotta per la vittoria, dato che comunque ormai il fandom dei Rushmore, ora come ora, sembra essere tutto indirizzato verso di lui a suo favore, ma visto che non l'hanno portato in finale, è vero che era anche un televoto che comprendeva più persone, e nel televoto 1 contro 1, televoti flash saranno soprattutto in finale, potrebbe anche un po' cambiare la situazione, quindi non lo escluderei completamente. Però Homer al momento parte dietro nelle gerarchie rispetto a Jonas e Anita, quindi ai Gionita. Per quanto riguarda invece Giulia e Grazia, credo che ci siano ben poche possibilità di vittoria. Poi tutto è possibile, però onestamente credo che Giulia e Grazia siano state anche aiutate per arrivare a qualificarsi per la finale dal fandom dei Gionita, visto che comunque entrambe sono abbastanza vicine a Jonas e Anita, quindi io ritengo che loro due non si possano giocare più di tanto la vittoria. Poi c'è anche da dire che quest'anno rispetto agli altri anni vota anche molto il pubblico generalista, almeno quello che guarda il programma chiaramente. Gli altri anni invece erano molto condizionati da dei limiti di voto che non c'erano, e che quest'anno invece sembrano appunto esserci rispetto al passato. Penso che comunque Grazia e Giulia partano indietro rispetto agli altri, quindi la mia griglia di partenza per quanto riguarda la vittoria è Jonas e Anita davanti a tutti, che secondo me sono i netti favoriti per arrivare appunto ad aggiudicarsi la vittoria, e veramente è difficile fare una previsione tra i due, un testa a testa serrato. Homer come possibile outsider non lo escluderei dalla corsa alla vittoria, però credo che sia leggermente indietro, in seconda fila da solo, e Grazia e Giulia invece dovranno fare una gara di rincorsa che vedo molto molto complicata ed improbabile, quindi penso che una loro vittoria sia piuttosto improbabile. Mai dire mai, perché comunque Giulia alla fine è stata la prima finalista, però c'è anche da sottolineare che 90% delle volte, forse anche 99%, chi diventa prima finalista poi alla fine non va a vincere il programma. La storia del Grande Fratello lo insegna, quindi credo che anche quest'anno verrà rispettata la tradizione e la prima finalista non arriverà a conquistare la vittoria, che si giocheranno, a mio modo di vedere, Jonas e Anita. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.